buongiorno. Buongiorno. Filippo, lasciamelo dire, la tua 36 è fantastica. Grazie. Parlaci un po' del mezzo che ci hai portato oggi. Il mezzo che vi ho portato oggi in origine era un 316S, quindi serie 3 coupé e 36. Sì. Quando l'ho trovata io abbandonata praticamente in un campo, era senza motore, senza trasmissione, senza freni, però aveva del potenziale, quindi ho deciso di prenderla, portarla a casa, salvarla, e con un po' di lavoro, anche grazie a un amico che mi ha dato una mano in questo, abbiamo montato un motore 2.8 6 cilindri BMW, una trasmissione da una E36 318, Sì. e differenziale albero e semiassi di un 325 TDS. Abbiamo fatto un po' un collage. Il vantaggio delle BMW appunto è che sono modulari, ecco. È come giocare con i Lego. Esatto. Sì, diciamo che quindi sei passato da un 4 cilindri a un 6 cilindri molto Più performante, più copioso. Vogliamo illustrare anche il motore? Il motore, come vi dicevo, è un 2.8 6 cilindri. Di serie fa 193 cavalli, mentre questo ha subito qualche piccola modifica, in particolare il collettore di aspirazione del M50 B25, che è una generazione precedente, Sì. essendo più grosso mi permette di aspirare meglio, ottenere qualche cavallo in più. Insieme al filtro dell'aria e una rimappatura della centralina dovrei essere arrivato più o meno a 220 cavalli, però Ok. sono, diciamo, da verificare, ecco, diciamo così. Ipotetici. Esatto, ipotetici. Bello il discorso delle sospensioni. Sì, abbiamo un assetto regolabile che qui è installato in maniera un po' diversa dal solito, Infatti. e io ho il mio modo di vedere queste cose qui. E funziona. Funziona, preferisco riuscire a ottenere dell'incidenza in più rispetto magari a molta più campanatura, perché la reazione al volante si addice di più, insomma, al mio stile di guida. Ho notato che il volante ritorna molto meglio con le sospensioni montate in questa maniera. Esatto, sì, ho installato anche gli occhielli per supporto dei bracci inferiori dell'M336, che sono disassati rispetto al modello originale, e anche quello mi permette di ottenere qualche grado di incidenza in più. Recuperato Sì. un po' anche lì. Quindi insomma un paio di modifiche, ecco, atte a ottenere dell'incidenza ulteriore. Il radiatore anche per il servosterzo. Questo è un radiatore maggiorato in alluminio M3, radiatore del servosterzo qui in corrispondenza della presa d'aria. Anche il radiatore del servosterzo. Assolutamente, perché soprattutto su piste molto strette, Sì. piazzali, cose così, Ci si riscalda molto. si surriscalda. Probabilmente anche dovuto appunto al ritorno dello sterzo un po' più Più rapido. accentuato, più rapido. Si nota subito la plancia. Qui l'impianto elettrico è stato totalmente rimosso, quello originale. E Molto comodo l'idea di aver tutto a portata qui. di mano. Tanto Anche comodo. La fusibiliera segnala eventuali Sì. guasti in maniera Bella visibile. istantanea. Tutta la plancia lì con il minimo indispensabile per accendere la macchina, i fari, i tergicristalli e la ventola, che è gestita, c'è una ventola aggiuntiva gestita in maniera autonoma. Questo è stupendo, il cambio fatto così è Uno short shifter, bellissimo. Bello alto, vicino, comodo. sì, esattamente. Tutto a portata di mano, senza distogliere lo sguardo dalla strada. Molto bella. Poi abbiamo l'impianto di alimentazione. L'alimentazione, vediamo con cosa gli dai da bere. Con il fango, in primis. Ok. Diciamo, è un po' presa così al momento. Comunque Serbatoio abbiamo un esterno. serbatoio da 18 litri esterno,
con serbatoio tampone Nuris, diciamo, si chiama Nuris, e doppia pompa di alimentazione, una che alimenta la Nuris, l'altra alimenta il motore, la pompa EM, e questo mi permette di non avere mai problemi di pescaggio del carburante, soprattutto quando si va di traverso con questo tipo di serbatoio qui. Non hai mai vuoti. Esatto, sotto un certo livello del carburante si rischia di avere dei mancati pescaggi, quindi Sì. la macchina ha dei vuoti. Perde colpi. Esatto.